Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Il racconto che state per ascoltare vi lascerà senza parole. Ho appena scoperto che mia moglie, con cui sono sposato da 15 anni, mi ha tradito. Sono sempre stato un marito meraviglioso per mia moglie, che è una barista. Quando l'ho incontrata, lavorava già in un bar e, anche se la sua professione non mi piaceva, l'ho sempre sostenuta. Lei guadagna più di me, lavorando costantemente. Io lavoro nel settore edile, quindi il mio lavoro è stagionale. Non abbiamo figli, poiché lei ha sempre pensato che i bambini avrebbero rallentato la sua carriera. Guadagna 200-300 euro a notte. È brava in quello che fa ed è bellissima. Alta, bionda, 1,70 m e in forma. Anch'io sono in forma, ma non come lei. Nei mesi più lenti vado sempre in palestra con costanza. Credo di essere stato troppo fiducioso, perché non avrei mai pensato che mi tradisse. Ho sempre messo lei al primo posto. La cosa più inquietante per me era che tornava a casa molto tardi, intorno alle 4 del mattino. So che la maggior parte dei club chiude alle 2, ma non pensavo che ci volesse così tanto solo per pulire il bar dopo l'ultimo giro di alcolici. Ultimamente ho notato che tornava a casa verso le 6 del mattino, senza mandarmi messaggi o farmi sapere nulla. Quando ha iniziato a fare la barista, mi avvisava sempre di quando sarebbe tornata a casa e arrivava puntuale. Ho deciso di chiederle perché tornasse così tardi una mattina e lei ha detto che stava pulendo il suo bar e aiutando anche gli altri. Ho pensato che ciò non fosse mai accaduto negli anni precedenti, così le ho detto «va bene» e non ho più sollevato la questione. Sono passate alcune settimane e ho notato che era molto più attaccata al telefono del solito. Per me questo era subito un campanello d'allarme. Ho iniziato a scrivere le cose che mi sembravano fuori dal suo carattere. 1. Nelle ultime 3 settimane tornava a casa dopo le 6 del mattino. 2. Aveva praticamente smesso di mandarmi messaggi per farmi sapere che stava tornando a casa. 3. Notavo che stava molto sul telefono e lo metteva via di colpo. Così ho parlato con un mio amico, un grafico di successo, e gli ho raccontato tutto ciò che pensavo e come il comportamento di mia moglie fosse cambiato, diventando non comunicativa e distante. Lui mi ha chiesto direttamente com'era la nostra vita sessuale. Gli ho detto che era calata drasticamente e lui ha detto che poteva essere motivo di preoccupazione. Poi ha aggiunto: «Se il tuo istinto ti dice che qualcosa non va, ascoltalo». Questo mi ha preoccupato. Poi ha detto: «Se ti sta tradendo, devi scoprirlo ed uscire da quel matrimonio». Dopo aver parlato con il mio amico, ho deciso di andare al bar dove lavora, per vedere se potevo notare qualcosa. Una notte, quando è andata a lavorare, ho aspettato a casa fino a mezzanotte. Poi ho guidato fino al suo bar e ho aspettato un'opportunità per entrare senza che lei mi vedesse. Mentre stavo in un angolo, l'ho vista parlare con un uomo al bar. Si stava chinando verso di lui e lui le stava massaggiando la schiena. Ho avuto una sensazione di nausea perché quello era qualcosa che facevo sempre io quando abbiamo iniziato a uscire. Poi li ho visti uscire insieme e andare dietro al bar. Ho aspettato circa 20 minuti prima di andare dove li avevo visti uscire. La cosa folle era che il bar non era ancora chiuso e lei era uscita con questo ragazzo dietro. Sono andato dietro al bar e non li ho visti. Non sapevo dove fossero andati così in fretta, quindi sono partito perché li avevo persi. Ma quella notte i miei sospetti si sono intensificati. Perché sta lasciando il bar con un ragazzo che le stava massaggiando la schiena? Durante il viaggio di ritorno le ho mandato alcuni messaggi, ma non ha mai risposto. Ero così arrabbiato e sconvolto che ho chiamato il mio amico. Era dopo l'1 di notte. Gli ho detto che ero andato al club e avevo visto mia moglie parlare con un uomo che le massaggiava la schiena e che erano andati dietro la porta insieme. Lui mi ha interrotto e ha detto: «Perché diavolo sta lasciando il club con un uomo?» Ero completamente colto alla sprovvista perché mi aspettavo che dicesse qualcosa come «Forse sono solo usciti per parlare perché non riuscivano a sentirsi con la musica». Non lo so, ma non è stato così.
Anche lui era scioccato quanto me e mi ha detto che avrebbe chiamato suo fratello, un investigatore privato. Mi ha detto di essere disponibile perché voleva fare una chiamata a 3 più tardi quel giorno. Quando mia moglie è andata a lavorare, ci siamo tutti messi al telefono. Il fratello del mio amico era già formato e mi ha detto di mandargli una foto di lei, gli orari di lavoro e che si sarebbe messo subito all'opera. Ha detto: «Non preoccuparti, qualcuno ha fatto lo stesso per me quando ho divorziato, ora sto rendendo il favore». Quel giorno, anche se sentivo che mia moglie mi stava tradendo, mi sentivo benedetto. Sono passati circa 4 giorni e il fratello del mio amico mi chiama e mi chiede il mio indirizzo email. Mi ha inviato un link a Google Drive, credo. C'era un video che mostrava mia moglie uscire con un ragazzo, presumo fosse lo stesso. Sono usciti dalla porta sul retro, sono saliti su macchine separate e poi sono andati in una casa. Mentre camminavano verso la porta d'ingresso, quel ragazzo aveva le mani sul sedere di mia moglie. Dopo aver visto quello, il video è finito e c'era un altro video del fratello che diceva «Chiama un avvocato». Ed è esattamente quello che ho fatto. Sono in California, quindi le leggi sul tradimento. Ma lei guadagnava molto più di me, quasi 100.000 all'anno come barista. Quando ho incontrato l'avvocato, mi ha detto che il video non significava nulla qui in California, ma potevamo presentare domanda per differenze inconciliabili e chiedere gli alimenti. Ed è esattamente quello che ho fatto. Ho chiamato il mio amico e gli ho detto che avevo chiesto il divorzio e mi ha consigliato di non essere in casa quando le è stata consegnata la notifica. Consigli saggio, era comunque la sua casa, l'aveva ereditata quando sua madre è morta. Così una sera, quando è andata a lavorare, ho preso quello che potevo e l'ho caricato sul camion del mio amico. Non mi importava delle cose materiali, erano sue. Non avevo molte cose con il mio reddito sporadico. Quella mattina mi aspettavo che mi chiamasse e mi bombardasse di telefonate, ma non l'ha fatto. L'unico messaggio che mi ha mandato era «Dove sei?» Non ho nemmeno risposto. Mentre stavo affrontando la mia quasi ex moglie, il fratello del mio amico ha continuato le sue indagini. Voleva scoprire chi fosse l'uomo con cui mia moglie stava dormendo, o aveva dormito. Si è scoperto che era qui per lavoro e stava in un affitto aziendale. Ha scoperto anche che era sposato. Il fratello del mio amico sta cercando di contattare sua moglie per farle sapere cosa ha combinato suo marito. Passa una settimana e la mia quasi ex moglie riceve i documenti del divorzio. A questo punto impazzisce, chiedendomi perché sto facendo questo, dicendomi che sono uno stronzo. Le ho semplicemente detto: «Sai perché ho chiesto il divorzio?» Quindi, mentre aspetto l'udienza per il divorzio, scopro che il fratello del mio amico è riuscito a contattare la moglie di questo ragazzo e lei è sconvolta. Ha condiviso un link tramite il suo Google Drive per farle accedere al video. Ha visto il filmato di loro che uscivano insieme e andavano in una casa, mentre suo marito metteva le mani sul sedere di mia moglie. Inutile dire che non è felice e vuole divorziare anche lei. Quindi, questo incontro di una notte si è trasformato in 2 divorzi. Qualche settimana dopo, la mia quasi ex moglie ha voluto incontrarmi e parlare. Le ho detto che non ero interessato a nulla di ciò che aveva da dire. Le ho detto che mi aveva strappato il cuore e non volevo nulla da lei. Ha continuato a implorarmi, ma l'ho semplicemente ignorata. Il giorno dell'udienza per il divorzio, l'avvocato di mia moglie ha cercato di dire che non guadagnava abbastanza per pagare gli alimenti, ma il giudice non gli ha creduto. Il tribunale è riuscito a ottenere le sue informazioni finanziarie. Dopotutto, ha dovuto pagarmi 1.111 euro al mese di alimenti per 10 anni, o fino a quando non mi risposo. Anche l'amante della mia ex moglie non se l'è cavata bene. Ho sentito che ha dovuto cedere metà del suo 401k, $2.000 al mese di alimenti per 8 anni, e lei ottiene metà dell'equity quando la casa viene venduta. Ho anche scoperto che l'amante era uno dei dirigenti nella compagnia per cui lavorava. La mia ex moglie mi manda costantemente messaggi chiedendomi, anche dopo il divorzio, se possiamo riprovarci. Le ho semplicemente detto di smettere di chiamarmi e mandarmi messaggi. Una volta mi ha chiesto perché la odiassi. Le ho detto che non la odio, ma odio la decisione che ha preso di distruggere il nostro matrimonio per qualcuno che non conosceva nemmeno da un mese. Le ho detto che non capivo perché l'avesse fatto.
Aveva un marito fantastico che la amava molto. Avevamo una bella casa, viaggiavamo e andavamo in vacanza quando i miei lavori edili andavano bene. Semplicemente non capivo. Inutile dire che sono stato molto ferito da quello che ha fatto. È stato un periodo difficile nella mia vita e ho dovuto ricominciare da capo. Sono riuscito a trovare un altro lavoro e a ripartire, ma non è stato facile. Ero arrabbiato per molto tempo. Sono passati 5 mesi dal divorzio e la mia ex moglie mi manda ancora messaggi ogni tanto, chiedendomi come sto e volendo vedermi, anche dopo che le ho già detto che non voglio avere nulla a che fare con lei. A chiunque stia passando per la stessa situazione, uscite da quella relazione il più velocemente possibile. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Voi cosa avreste fatto al mio posto? Fatemelo sapere nei commenti. Alla prossima!